Ogni civiltà ha sempre visto nel mondo animale una fonte di significato, traendo spunto da varie creature per carismi e abilità uniche. In questo mazzo tali forze prendono forma umana come chimere, splendidamente illustrate dalle delicate sfumature di Marga Biazzi. Andiamo a conoscere tutti insieme gli Oracle of the Chimeras. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca Exoteric World. Prima di cominciare la visione, però, vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 40 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata troverete tre schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale se avete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Iniziamo a conoscere questo mazzo, gli Oracle of the Chimeras. Partiamo proprio dall'aspetto fisico e quindi dalla confezione. Abbiamo questa bellissima scatola, ecco ve la mostro, tutti i bordi, tutti i lati, dietro addirittura possiamo avere un'anticipazione della grafica delle carte. Questo è un mazzo di oracoli che è stato creato da Marga Biazzi, che è illustratrice e fumettista, e l'autrice dei testi e del libretto, la scrittrice Deborah Mayfair. Editore Lo Scarabeo. Come vedete la scatola è molto resistente, molto bella. Qui troviamo il retro, quello che sarà delle carte stesse. Possiamo aprire ed è molto comodo con questa ansetta qui. All'interno abbiamo anche questo nastrino che ci facilita nell'uscita del libretto appunto e delle nostre carte. Ho voluto lasciare la fascetta perché ho notato che ultimamente lo scarabeo non sta usando più il cellophane né nella scatola e neanche all'interno dei mazzi, quindi c'è questa fascetta e nella scatola vi verrà consegnata con dei sigilli proprio per evitare l'apertura. Possiamo togliere la nostra fascetta. Questo è un ammazzo che è stato stampato nel mese di novembre del 2024. Sono 40 carte. Vediamo, vi mostro subito che il cartoncino è abbastanza, diciamo, resistente, forse nel tempo, nell'utilizzo potrebbe rovinarsi un attimino, magari nei bordi di fare attenzione nel mescolare le carte per darvi un'indicazione proprio sulle misure. Abbiamo 8,8 centimetri per 12,5, un spessore totale, quindi di tutte le carte insieme, di 1,5 centimetri. È vero, è abbastanza grande la carta, però direi che per me che ho delle mani abbastanza piccole è maneggevole. La finitura, come potete notare, è opaca, quindi non, diciamo che è molto delicata, molto bella. E il retro troviamo questi bellissimi elementi della natura, foglie, ali, possiamo trovare delle corna, quindi questi elementi decorativi molto carini. Adesso andiamo, ovviamente nel libretto ve lo mostro velocemente perché nel corso della puntata lo prenderò spesso e quindi le lingue
sono inglese, italiano, spagnolo, portoghese e russo, diviso tutto in parti uguali. Solitamente mazzi, diciamo, precedenti in alcune circostanze, la parte in inglese è ampliata, invece in questo sono tutti uguali. Troviamo qui a pagina 29 un'introduzione, come usare questo oracolo, un metodo e poi vari significati delle carte. E adesso iniziamo andando a vedere proprio le carte dal vivo e vi ricordo che alla fine trovate uno slideshow dove li potete vedere proprio tutti, una per una, e in descrizione trovate i link per acquistarlo se vi dovesse piacere. Procediamo e continuiamo proprio con la conoscenza di questo splendido oracolo. Iniziamo a conoscere il primo gruppo. Per comodità, come vi dicevo, sono 40 carte, le ho divise in 4 gruppi. Da 1 a 10 abbiamo l'orso, la farfalla, il gatto, il cervo, l'elefante, la rana, la volpe, il cavallo, il falco e il leone. Se avete qualche difficoltà ad individuare l'animale o la creatura comunque rappresentata, non vi preoccupate, trovate tutto sul libretto, ma io direi che sono abbastanza riconoscibili. Adesso parliamo proprio del tema e del simbolismo, mentre appunto osservate questo primo gruppo. Ricordo che gli animali non sono solo esseri viventi, ma sono portatori di simboli, sono custodi di antiche saggezze e protagonisti di miti e leggende. Ogni creatura racchiude un significato profondo che va oltre il suo aspetto e il suo ruolo che effettivamente l'uomo gli ha attribuito. In ogni angolo del mondo sappiamo benissimo che le tradizioni religiose e spirituali hanno riconosciuto negli animali delle entità sacre, dei messaggeri o addirittura delle divinità, e in questo oracolo troviamo una perfetta sintesi di questi simboli e di queste energie. Nella creazione di questo oracolo Deborah Mayfair ci racconta nel libretto, nell'introduzione, che l'artista Marga Biazzi ha attinto a un vasto patrimonio di racconti e leggende, lasciandosi guidare dalle storie tramandate, ma non solo, anche dall'essenza e dal carattere di ogni creatura. Ogni carta quindi diventa un ponte tra il regno umano e quello animale e ci ricorda che l'armonia, insomma la pace, nasce dalla collaborazione, dal rispetto e la consapevolezza di essere parte di un equilibrio più ampio, più vasto. E adesso continuiamo a parlare andando a vedere il secondo gruppo. Ed eccoci di fronte al secondo gruppo, dove troviamo le carte dalla 11 alla 20. Abbiamo il gufo, il pavone, la carpa, la coccinella, il dragone, il lupo, la rondine. Poi troviamo lo scorpione, il serpente e la tartaruga. A livello artistico, le illustrazioni sembrano realizzate con una tecnica che diciamo potrebbe richiamare e combinare l'acquerello e il disegno digitale. I colori sono molto morbidi, le sfumature delicate, le figure ho notato che hanno un'eleganza che richiama le illustrazioni delle fiabe classiche, con particolare attenzione agli ornamenti e alle espressioni dei personaggi. Infatti sono molto significative e intense. La composizione sembra raccontare una piccola storia. I personaggi non sono mai statici, ma sembrano immersi in un loro universo ben preciso. Adesso continuiamo il nostro cammino, andiamo a vedere il terzo gruppo. Proseguiamo il nostro percorso, questo è il terzo gruppo, dalla carta numero 21 alla 30, dove troviamo la tigre, l'alce, l'anguilla, l'ape, l'asino, troviamo la balena, il bisonte, il cane, la capra
e poi il castoro. L'idea che ogni carta racconta una propria storia, mi viene soprattutto dal fatto di vedere, il personaggio racchiuso in queste bellissimi cornici, ehm, altamente decorative, e che ad osservarle meglio, contengono dei simboli che richiamano e rafforzano il significato della carta. Infatti, mi hanno incuriosito molto e allora quindi sono andata proprio a cercare, ovviamente con i significati, insieme ai significati che ci sono nel libretto, che trovate abbastanza esaustivi, sia una descrizione di ogni singola carta e poi il significato stesso. E quindi, secondo me, appunto proprio questa raffigurazione permette di andare ad integrare gli elementi inseriti in ogni singola carta, sia per arricchire l'interpretazione e, come vi dicevo, proprio a rafforzare già i significati, sia dell'animale a livello di energia, a livello totemico, anche come carattere dell'animale stesso, sia proprio come queste creature che appunto vengono magistralmente disegnate e create da Margabbiazzi. Ad esempio, giusto alcune carte mi hanno colpito veramente, veramente tantissimissimo. C'era proprio quella del serpente, che io adoro molto il simbolo della clessidra, e che insieme al significato stesso del serpente, quindi di rinnovamento, di trasformazione ed evoluzione, anche la clessidra stessa ha proprio quel messaggio, proprio del flusso, del tempo che scorre e quindi del trovarci in una fase di trasformazione e quindi anche proprio di evoluzione, sia di crescita, ovviamente strettamente personale, ma anche proprio nella vita. Quindi ci sono veramente tantissime cose. In alcune carte ovviamente ho un po' di difficoltà, quindi secondo me è un peccato che nel libretto non vengano indicati questi simboli molto interessanti. Um, Qui abbiamo trovato delle falene, e qui troviamo questi bellissimi quadrifogli che appunto richiamano alla fortuna. Questi non so, potrebbero essere tulipani, questi narcisi, spero di non sbagliare, insomma. Qui troviamo il triskel, qui l'occhio, gli occhi, i baobab. Qui sembrano queste delle rondelline e quindi tantissimi denti di leone qui si intravedono, quindi anche la triplice dea o triplice luna che è strettamente proprio connessa al significato e all'energia della rana. Quindi veramente tanti stimoli, tante ispirazioni che potreste cogliere per andare ad arricchire le vostre letture. E adesso possiamo procedere con l'ultimo gruppo. Andiamo a concludere con l'ultimo gruppo, dal 31 alla 40, dove troviamo la cicogna, il cinghiale, il colibrì, il coniglio, il corvo, molto affascinante, poi abbiamo il narvalo, l'orca, l'opossum, il passero e il coccodrillo. Ovviamente, come tutti sanno, i mazzi di oracoli sono strumenti affascinanti e spesso e principalmente usati per la riflessione, la meditazione e la crescita personale. Possiamo ricevere un consiglio, oppure è molto interessante la lettura proposta nel libretto. È la stesa, se non sbaglio, delle 9 guide. Adesso spero di riuscire a trovarla subito. Eccola qui. Quindi questa è una stesa
ispirata a una tribù di nativi americani, che ci permette di metterci in connessione con le nostre nuove guide. Ma in realtà possiamo anche estrarre una carta al giorno, oppure magari lasciarci coinvolgere, trascinare da una carta nello specifico, se vogliamo approfondire i significati, magari anche utilizzare altri metodi di lettura. E quindi secondo me la mia ricerca, il mio percorso, posso dire che si possono utilizzare anche altri metodi e per la divinazione. Ad esempio, prendiamo una carta, volevo condividere con voi una carta che mi è uscita in un'autolettura e quindi che mi è stata effettivamente molto utile. Ecco, il gufo. Questa carta, essendo simbolo di conoscenza, di rivelazione, di verità, ed è associato alla saggezza, all'intuizione e al mistero. In ambito ovviamente spirituale, di crescita personale, ovviamente ci consiglia di attingere ad una conoscenza nascosta, magari di studiare, di andare a cercare la verità, oppure di cogliere qualche aspetto che ci rimanda ad esperienze passate, alla nostra saggezza, appunto soprattutto all'intuizione. In ambito divinatorio, tipo amore, lavoro, potrebbe indicare la necessità di guardare oltre le apparenze. Infatti mi viene anche da questi simboli, con degli occhi che si trovano proprio agli angoli della carta. Fidarsi del proprio intuito, può rappresentare ad esempio una relazione segreta, misteriosa, o qualcosa che si sviluppa lentamente. Magari nel lavoro può essere di conoscere, approfondire appunto le nostre conoscenze, di pianificare, di fare una strategia, di prendere decisioni ben ponderate e prudenti, di essere discreti, quindi anche silenziosi, o magari di tenerci qualcosa per noi, per conto nostro, e quindi di aspettare. Quindi si possono estrapolare tantissimi significati, sia grazie all'indicazione che trovate nel libretto, che è abbastanza esaustiva, sia magari di consiglio sempre di prendere un quadernino, estrarre una carta e quindi estrarre una carta al mattino e poi la sera ritrovarvi a diciamo, sperimentare e conoscere tutto quello che si può tirare fuori, come vi dicevo, proprio anche da tutte le simbologie, anche dai colori, quindi non c'è limite alla fantasia, sentitevi liberi di poter utilizzare questi oracoli come desiderate. Addirittura mi viene in mente un piccolo suggerimento anche dal punto di vista ritualistico, e cioè se volete attrarre l'energia, la caratteristica di una specifica creatura, potete tenerla con voi, o comunque conoscere, approfondire, proprio per far sì che possiate utilizzare questa energia al meglio nella vostra giornata o in un determinato periodo. Si conclude qui la conoscenza di questo oracolo. Vi ricordo che trovate uno slideshow per vederle tutte. Vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per acquistarlo, e poi se volete potete andare a vedere tutte le altre puntate sul mio canale, trovate anche tanti altri video e potete seguirmi su TikTok e su Instagram. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!